Ciao a tutti. Il narcisista è spesso visto come una persona priva di emozioni autentiche, incapace di provare empatia e insensibile alla sofferenza altrui. Tuttavia, dietro la maschera di sicurezza e di superiorità esiste un lato vulnerabile che pochi conoscono. I narcisisti possono piangere, ma le loro lacrime sono spesso segrete, nascoste agli occhi del mondo. Ma cosa li porta davvero a piangere? Quali sono i punti deboli che possono spezzare la corazza del narcisista? In questo video esploreremo le situazioni che possono ferire profondamente il narcisista, analizzando le cause della sua sofferenza con esempi pratici. Il fallimento e la perdita di controllo. Il narcisista ha un disperato bisogno di sentirsi superiore e in controllo delle situazioni. Quando affronta un fallimento significativo o perde il controllo di una relazione o di un progetto, il colpo alla sua autostima può essere devastante. Esempio pratico. Filippo è un manager di successo che ha sempre ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro, ma quando una nuova gestione aziendale lo retrocede ad un ruolo meno prestigioso si sente profondamente umiliato e ferito. Non lo ammette pubblicamente, ma a casa, nel buio della sua stanza, piange per la frustrazione e per la vergogna. L'abbandono e il rifiuto. Uno dei timori più grandi per il narcisista è l'abbandono. La sua autostima è fragile e dipende solamente dal riconoscimento e dall'adorazione degli altri. Se una persona importante lo lascia o lo respinge, il dolore può essere insopportabile. Esempio pratico. Anna, una donna affascinante e sicura di sé, decide di porre fine alla relazione con Luca, un uomo narcisista che la manipolava emotivamente. Quando lui si rende conto che lei non tornerà, sperimenta un dolore profondo e incontrollabile. Non piange davanti a lei, ma nel silenzio della sua auto le lacrime gli scendono sul viso, mescolate alla rabbia e alla frustrazione. L'umiliazione pubblica. I narcisisti costruiscono un'immagine di perfezione e di superiorità ed essere pubblicamente umiliati o ridicolizzati distrugge questa immagine e li fa sentire profondamente vulnerabili. Esempio pratico. Francesco è un professore universitario rinomato per la sua intelligenza e per il suo carisma. Nel corso di una conferenza un collega lo corregge pubblicamente per un errore evidente nel suo discorso. La platea ride e lui mantiene un sorriso forzato, ma dentro di sé si sente umiliato. Più tardi, da solo nel suo ufficio, le lacrime di rabbia e di vergogna scendono mentre cerca di elaborare il colpo alla sua immagine. L'indifferenza. Se c'è una cosa che i narcisisti temono più dell'odio è l'indifferenza. Il bisogno di attenzione è il motore della loro esistenza e ignorarli equivale a negar loro l'ossigeno. Esempio pratico. Sara ha sempre elogiato il suo ex compagno Matteo, un narcisista patologico. Quando lei lo lascia e smette completamente di rispondere ai suoi messaggi e alle sue telefonate, lui inizialmente si arrabbia, poi si dispera. La sensazione di non avere più alcun potere su di lei lo ferisce profondamente, fino a portarlo a piangere nella solitudine della sua stanza. La perdita di giovinezza e di attrattiva. Molti narcisisti si basano sull'apparenza per sentirsi superiori, ma il trascorrere del tempo, con la perdita della giovinezza e del fascino, diventa una minaccia diretta alla loro autostima. Esempio pratico. Giulia ha sempre ricevuto attenzioni per la sua bellezza. Con il passare degli anni si accorge che gli sguardi pieni di ammirazione diminuiscono e che viene scavalcata da donne più giovani. Di fronte allo specchio, una sera, non può trattenere le lacrime, sentendosi irrilevante e temendo di non essere più desiderata. Ma scopriamo e analizziamo alcuni pensieri che il narcisista potrebbe avere mentre versa le sue lacrime segrete. Come hanno potuto farmi questo? Non lo meritavo. Il narcisista vive il rifiuto o l'abbandono come un'ingiustizia intollerabile, convinto di essere speciale e insostituibile. Devo trovare un modo per riprendere il controllo. Anche nel dolore il narcisista cerca strategie per ripristinare il suo dominio sulla situazione o sulla persona che lo ha ferito. Sono un fallito? No, non posso esserlo. Il fallimento è una minaccia diretta alla sua identità grandiosa. Il pensiero di non essere all'altezza può generare un profondo senso di vergogna.
Perché nessuno capisce quanto valgo davvero? Il narcisista crede di essere speciale e incompreso e le lacrime possono essere una reazione alla frustrazione di non ricevere il riconoscimento che desidera. Li farò pentire di avermi trattato così. Il dolore può rapidamente trasformarsi in rabbia e desiderio di vendetta, specialmente se l'umiliazione è stata pubblica. Sto invecchiando e se smettessero di notarmi? Il declino fisico può scatenare il terrore di perdere fascino e potere sugli altri, facendo emergere insicurezze mai affrontate. Non posso farmi vedere così, nessuno deve sapere. Mostrare debolezza è inaccettabile per il narcisista, quindi le lacrime restano un segreto ben custodito. Torneranno da me, lo so, non possono farne a meno. Anche nel dolore il narcisista si aggrappa alla convinzione che chi lo ha lasciato prima o poi tornerà a cercarlo. Se solo potessi cancellare questa sensazione di vuoto. Dietro la maschera di grandiosità, molti narcisisti lottano con un profondo senso di vuoto emotivo che emerge nei momenti di vulnerabilità. Devo rialzarmi e dimostrare che sono più forte di loro. Dopo il pianto, il narcisista spesso ricostruisce la propria immagine, convinto che nessuno possa realmente abbatterlo. Come hanno osato mettermi in questa posizione? Il narcisista percepisce la sofferenza come un'ingiustizia inflitta dagli altri, piuttosto che come una naturale conseguenza delle proprie azioni. Nessuno mi apprezza per quello che valgo davvero. Il bisogno costante di ammirazione lo porta a sentirsi vittima dell'incomprensione altrui. Forse ho sbagliato qualcosa. No, la colpa è loro. Un attimo di dubbio può affiorare, ma viene subito represso per non minare la sua immagine di perfezione. Non importa, troverò qualcuno e qualcosa di meglio. Il narcisista trasforma il dolore in un tentativo di autoaffermazione, cercando di convincersi che merita qualcosa di superiore. Se solo potessi farli soffrire quanto sto soffrendo io. La vulnerabilità può tramutarsi in desiderio di vendetta con la convinzione che chi lo ha ferito debba pagarne le conseguenze. Non posso credere di essermi mostrato debole, devo riprendermi subito. Il narcisista odia sentirsi fragile e cerca rapidamente di ristabilire la propria immagine di forza. Tutti mi invidiano, è per questo che cercano di abbattermi. Per proteggersi dal dolore può convincersi che il mondo ce l'abbia con lui per la sua superiorità e per la sua onnipotenza. Non importa quante volte cado, io sono destinato a vincere. Anche nel momento di sofferenza il narcisista si racconta una storia di grandezza, pur di non accettare la sconfitta. Se solo potessi cancellare tutto e ricominciare da capo. L'idea di scappare o reinventarsi completamente può essere un rifugio dal dolore attuale. Un giorno si renderanno conto di cosa hanno perso. L'illusione di una futura rivincita lo aiuta a sopportare il momento di debolezza. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.